Nel corso della storia umana, l'esperienza delle coincidenze significative, ovvero eventi che pur non avendo connessioni causali apparenti, sembrano carichi di significato per chi li vive, ha rappresentato una sfida affascinante al mondo razionale con cui l'uomo interpreta la realtà. Dai racconti mitici all'indagine psicologica moderna, queste coincidenze hanno suscitato domande profonde sulla natura del tempo, della causalità, del significato e persino del destino. In questo video esploreremo come il concetto si sia evoluto, soffermandoci sulle prospettive storiche, psicologiche e filosofiche e concludendo con alcuni episodi emblematici e un'analisi delle implicazioni epistemologiche. La nozione di coincidenza significativa non è un'invenzione recente. Ha radici in molte culture antiche. Nei testi cinesi come l'I Ching, i saggi ritenevano che l'universo fosse un sistema ordinato dove ogni evento rifletteva una condizione interna dell'essere. Non è un caso che Carl Gustav Jung, il famoso psicologo svizzero, abbia collaborato con Richard Wilhelm, traduttore dell'I Ching, e da tale incontro abbia sviluppato il concetto di sincronicità. Nel mondo greco eventi straordinari venivano interpretati attraverso gli oracoli o la divinazione. Si riteneva infatti che i segnali del mondo esterno, ad esempio un fulmine o un uccello che vola in una certa direzione, fossero dei messaggi simbolici. Il termine sincronicità venne coniato proprio da Jung, che lo definì come la coincidenza temporale di due o più eventi non legati da un nesso causale, ma dotati di un significato per il soggetto che li vive. Questo nel 1960. Egli propose la sincronicità come un principio acausale parallelo alla causalità, soprattutto nelle esperienze intense come il lutto, la creatività, collegandosi anche con il concetto di flow, o la malattia mentale. Secondo Jung, i momenti sincronici hanno un impatto sul soggetto perché connettono il mondo interiore, cioè la psiche, con eventi esteriori, cioè la materia, riflettendo una sorta di ordine nascosto della realtà. Nacque così l'ipotesi di un inconscio collettivo in cui i simboli archetipici emergono nella vita quotidiana. La psicologia cognitiva ha spesso spiegato le coincidenze significative attraverso bias cognitivi, cioè distorsioni cognitive, ad esempio il confirmation bias, che porta a notare solo le coincidenze che confermano le aspettative preesistenti, cioè confermano ciò che noi vogliamo cercare e vedere. Tuttavia, studi recenti riconoscono che le coincidenze possono avere anche un valore euristico per la costruzione di un significato personale. Ne è un esempio la cosiddetta apofenia, il fenomeno per cui l'individuo percepisce collegamenti tra eventi indipendenti. Sebbene talvolta associata a disturbi psichici, può anche essere un meccanismo creativo, come ha osservato anche lo psicologo Oliver Sacks nei suoi studi neurologici. Filosoficamente le coincidenze significative sfidano la concezione meccanicistica del mondo. Autori come David Hume, già nel XVIII secolo, mettevano in dubbio il legame necessario tra causa e effetto, sottolineando che la causalità è un'abitudine mentale piuttosto che un principio assoluto. Jung collaborò con il fisico Wolfgang Pauli, premio Nobel, sviluppando l'idea che la sincronicità potesse essere una manifestazione di una interconnessione quantistica tra la psiche e la materia, ipotesi poi ripresa e ampliata da studiori come Harold Atmanspacher e Roderick Main. In questa visione la realtà include livelli di un significato non riconducibili alla logica causale, ovvero una interconnessione profonda tra i due eventi.
Esistono anche delle curiosità storiche, delle coincidenze significative che sfidano il nostro raziocinio. Ve ne cito solo alcune tra le tante fino ad oggi identificate. Ad esempio, le somiglianze tra i due presidenti americani Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy. Entrambi furono eletti a 100 anni di distanza, avevano segretari con nomi speculari, Kennedy per Lincoln e Lincoln per Kennedy, e furono uccisi entrambi di venerdì con un colpo alla testa, e i loro successori si chiamarono entrambi Johnson. Un altro lo ritroviamo in un racconto del famoso scrittore Edgar Allan Poe, ovvero The Narrative of Arthur Gordon Pym del 1838, in cui si narra di un naufragio in cui i sopravvissuti uccidono un marinaio di nome Richard Parker. Incredibilmente, nel 1884 avvenne un reale naufragio in cui il marinaio ucciso dai suoi compagni per sopravvivere si chiamava proprio Richard Parker. Molte scoperte scientifiche e innovazioni artistiche sono state spesso o quasi sempre attribuite a colpi di fortuna o a intuizioni sincroniche. Auguste Kekulé, ad esempio, affermò di avere scoperto la struttura ciclica del benzene grazie a un sogno in cui vide un serpente che si mordeva la coda, ovvero il famoso Ouroboros. Anche in matematica, come nei lavori di Ramanujan, a cui abbiamo dedicato tempo fa un video che vi consiglio di vedere, molte intuizioni sembrano provenire da altrove, nel caso di Ramanujan dalla dea Namagiri, come se una forza esterna suggerisse connessioni nascoste. Oggi la sincronicità è spesso discussa nei contesti di psicoterapia, spiritualità e anche neuroscienze. In psicoterapia le coincidenze significative possono catalizzare momenti di insight. In ambito neuroscientifico, alcuni propongono che esperienze sincroniche derivino da stati liminali del cervello, cioè sogni lucidi o l'ipnagogia, ovvero avere delle allucinazioni visive e talvolta anche uditive nel momento in cui ci stiamo risvegliando. Anche le reti neurali artificiali possiedono curiose analogie con il cervello umano, mostrano emergenze sincroniche nei pattern di apprendimento, portando alcuni filosofi della mente a riconsiderare i modelli olistici di conoscenza. Le coincidenze significative sfidano il sapere lineare e meccanicistico e aprono l'idea di un sapere non deterministico, più simile a una mappa di risonanze simboliche che a un sistema logico-deduttivo. Suggeriscono che accanto alla razionalità e alla materialità esista una dimensione del senso che sfugge al controllo, ma non per questo ne sia meno vera. Le coincidenze significative rivelano come l'uomo, nel tentativo di orientarsi nel caos del reale, cerchi delle strutture simboliche per attribuire un senso a ciò che lo circonda. Nonostante l'apparente casualità, esse fungono da ponti tra eventi esterni e stati interiori, suggerendo che l'universo non è un meccanismo muto, ma probabilmente una rete viva di significati. Il legame tra Carl Gustav Jung e il fisico Wolfgang Pauli, nonché la loro collaborazione sul tema della sincronicità, costituisce una delle più straordinarie e direi anche affascinanti intersezioni tra psicologia e fisica del Novecento. Il dialogo tra questi due grandi pensatori non fu solo un confronto tra discipline, ma un tentativo radicale di esplorare una visione unitaria della realtà che sfidasse le categorie classiche della causalità, della materia e della mente. Questo tentativo trova oggi nuovi e sorprendenti echi in alcune interpretazioni della fisica quantistica contemporanea. Per Jung la sincronicità rappresenta una terza via tra il puro caso e la causalità deterministica, un principio ovvero acausale in grado di spiegare eventi psicofisici apparentemente scollegati, ma vissuti come profondamente connessi.
Nella sua opera Synchronicity and a Causal Connecting Principle del 1960, Jung presenta esempi clinici e aneddoti per illustrare come un soggetto possa vivere eventi esterni come simbolicamente collegati al proprio stato psichico. L'elemento chiave non è l'accadimento in sé, ma il valore simbolico soggettivo, cioè che valore attribuiamo a noi internamente a quell'evento. Il fisico Wolfgang Pauli, morto nel 1958, fu uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, nonché scopritore del principio di esclusione di Pauli, che appunto porta il suo nome. Fu anche un uomo tormentato da sogni e simboli. Nel 1931, in una crisi personale, si rivolse a Jung per un percorso analitico. Da questa terapia nacque una corrispondenza di oltre 400 lettere, oggi pubblicate in Atom and Archetype. Pauli divenne coautore implicito delle idee di Jung sulla sincronicità ed era convinto che la fisica quantistica avesse messo in crisi la visione meccanicistica del mondo e che i concetti di spazio, tempo e causalità andassero ripensati. La sua collaborazione con Jung fu quindi motivata dal desiderio di elaborare un modello integrativo della realtà che unisse psiche e fisica. Jung e Pauli ipotizzarono un fondo unitario della realtà, da cui emergono sia fenomeni mentali che fisici, chiamato l'unus mundus, un concetto che era stato mutuato dall'alchimia e dalla filosofia neoplatonica. In questo modello, eventi sincronici non sono meri casi fortuiti, ma manifestazioni simboliche di un ordine sottostante, dove materia e psiche sono due espressioni di una stessa essenza. Come scrisse Jung in una lettera a Pauli del 1953, psiche e materia non sono entità separate, ma espressioni di una medesima realtà. La fisica quantistica moderna, specialmente in alcune sue interpretazioni, offre ampi spunti per ripensare la relazione tra l'osservatore e la realtà, in modi che ricordano molto la sincronicità. Due particelle che interagiscono possono rimanere, ad esempio, correlate a distanza, quello che è noto come entanglement quantistico, in modo tale che un'azione su una di queste due particelle determini istantaneamente un cambiamento di stato sull'altra, indipendentemente dallo spazio che le separa. Sebbene non significativo nel senso psicologico, l'entanglement quantistico ha una struttura formale estremamente simile alla sincronicità, perché in primis viola la causalità locale. Inoltre, la realtà quantistica non è osservabile nella sua totalità e l'osservatore influenza i fenomeni osservati. In modo analogo, nella sincronicità, il significato emerge solo in relazione all'osservatore, al suo stato, ovvero al suo stato interiore, e questo concetto ricade nel principio di complementarità di Niels Bohr. Il passaggio da un sistema quantico potenziale a uno definito può essere interpretato inoltre come una sorta di atto creativo della coscienza, simile alla comparsa improvvisa di una coincidenza significativa, ma che in fisica quantistica viene definito come collasso della funzione d'onda. Molti scienziati contemporanei criticano l'analogia tra sincronicità e quantistica, ritenendola solo speculativa. Tuttavia, studiosi come Harald Atmanspacher e Roderick Main, già in un loro studio del 2018, hanno proposto modelli epistemologici rigorosi che tentano di formalizzare la sincronicità come un evento emergente da sistemi complessi. Secondo queste teorie, i sistemi psicofisici complessi possono mostrare fenomeni non lineari, in cui cioè l'informazione mentale e quella fisica si rispecchiano. Oggigiorno l'interesse di Jung e Pauli per la sincronicità, ovvero le coincidenze significative, è riemerso anche in ambito neuroscientifico, come le ricerche sulla coscienza integrata e le reti neurali complesse,
nella cibernetica, con sistemi autoregolati che creano ordine senza causa, e infine anche nell'ambito teologico, filosofico, con concetti come coincidenze divine, provvidenza e mondo simbolico. Inoltre, il concetto di sincronicità è oggi riutilizzato anche nella psicoterapia esistenziale, nonché nella filosofia della mente, per spiegare eventi di trasformazione personale o di crisi spirituale. La collaborazione tra Jung e Pauli fu una delle più feconde interazioni tra scienze e psiche del secolo scorso. Non solo tentò di superare i limiti disciplinari, ma osò immaginare un modello integrato della realtà, dove la mente inconscia e il mondo fisico sono parte di un'unica danza sincronica. Oggi, mentre la fisica quantistica continua ad esplorare l'ignoto e la psicologia scava nell'inconscio profondo, il loro dialogo resta un punto di riferimento per chi cerca una conoscenza non scissa, capace di abbracciare l'inatteso, il misterioso e il significativo.